Questo libro mi è venuto a noia, non riesco a venirne a capo. Ci sono lunghe descrizioni che vanno avanti per pagine e pagine e non viene mai al dunque. Basta, lo lascio perdere, perché altrimenti non ne vengo fuori. The verb to come. Vieni via con me. Venire. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Today's lesson is focused on the verb venire, to come, its conjugation and on its various meanings in idiomatic set phrases. Venire expresses a movement in the direction of the speaker or of the listener, on foot or by any means of transport. More precisely, if the verb is in the first person, the movement is towards the place where the listener is or will be. Vengo, I'm coming. Sono venuta per parlarti. I've come to talk to you. Oggi vengo a casa tua. Today I'll come to your place. When the verb is in the second person, it indicates the place where the speaker is or will be. Vieni con me. Come with me. Vieni a cena con noi questa sera. Are you coming to dinner with us this evening? Please note that sometimes English speakers use to go, where Italians would use venire. This happens when the speaker and listener might go somewhere together. For example, would you like to go with us? Vuoi venire con noi? Will you go to the party too? Verrai anche tu alla festa? If the verb is in the third person, it can indicate the place where the speaker is or where the listener is. Il gatto viene verso di me. The cat is coming towards me. Paolo viene da te alle 7. Paolo is coming to your place at 7. Venire belongs to the third conjugation, but it's irregular and it doesn't follow the typical pattern of verbs ending in ire. If you need to review the concept of verb conjugation, have a look at our video on this topic. We'll see how to conjugate venire in the following tenses: presente indicativo, futuro semplice, passato prossimo, imperfetto, congiuntivo presente, condizionale presente. And we'll also have a look at the passive voice. Presente. Io vengo. Tu vieni. Lui, lei, viene. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. Let's explain this in more detail to help you memorize. In the first person singular and third person plural, a G is inserted before the ending. Io vengo, loro vengono. Note the E after the initial V in the second and third person singular. Tu vieni, lei viene. Instead, noi veniamo and voi venite follow the regular ire verb pattern. Vengo subito. Vieni a casa presto oggi. Giorgio viene con un paio di amici. Veniamo dalla città. Venite a vedere che bel panorama. Vengono a prendere la merce fra 2 giorni. Passato prossimo. Io sono venuto. Tu sei venuto. Lui è venuto. Lei è venuta. Noi siamo venuti. Voi siete venuti. Loro sono venuti. As you may already know, the passato prossimo describes a completed action in the past, which often, but not necessarily, has a connection with the present. It's a compound tense, un tempo composto, formed by a helping verb and a past participle. The helping verb can be avere, to have, or essere, to be. Choosing between essere and avere can be difficult for learners, and sometimes even for native speakers. The helping verb needed to form the passato prossimo of venire is to be,
essere, as it often is the case with verbs of movement. Io sono venuto. Sono is the helping verb, essere, and venuto is the past participle. Remember, the past participle agrees with the subject in number and gender, so there are 4 forms: venuto, venuta, venuti, venute. I ragazzi sono venuti alle mani. Le tende sono venute giù. Sei venuta da sola? Sandro è venuto 2 giorni fa. Imperfetto. The imperfetto is used mainly to describe recurring actions in the past and to describe what happened while another action was in progress. The imperfetto of venire is regular. We just need to add the endings ivo, ivi, iva, ivamo, ivate, ivano to the stem veni. Io venivo, tu venivi, lui, lei veniva, noi venivamo, voi venivate, loro venivano. A few examples. Anni fa venivo sempre qui in vacanza. Mentre venivano verso di noi, ridevano e scherzavano. Venivamo spesso da te a chiacchierare, ricordi? Futuro semplice. Venire changes a bit in the future simple form. The stem is modified into ver, but apart from that, the endings are regular. Io verrò, tu verrai, lui, lei verrà, noi verremo, voi verrete, loro verranno. Verremo con piacere alla tua festa. Verranno domani a vedere la casa. Verrò domani alle 8 in punto. The futuro semplice is also used to express assumptions, to talk about expectations or to indicate uncertainty. Pensi che Anna verrà domani? Ma sì, vedrai che verrà, come promesso. La forma passiva. The passive voice is usually formed by the verb essere plus a past participle. Il film sarà visto da un vasto pubblico. The film will be seen by a wide audience. L'attore principale è stato applaudito per 10 minuti. The main actor has been applauded for 10 minutes. In formal Italian, the verb venire can replace the verb essere to form the passive voice, but only in simple tenses. This is increasingly perceived as old-fashioned, but still very much in use. Il premio verrà consegnato alla fine dello spettacolo. The prize will be awarded at the end of the show. It is often used when referring to rules or arrangements. Il vincitore verrà stabilito in base all'ordine di arrivo. The winner will be determined according to the order of arrival. Congiuntivo presente. The subjunctive mood, congiuntivo, is used to convey doubts, opinions, wishes and hypotheses. Here we see the congiuntivo presente. Che io venga, che tu venga, che lui, lei venga, che noi veniamo, che voi veniate, che loro vengano. Here again, we can notice the insertion of a G before the endings, except in the first and second person plural. Credo che Sandro venga in orario. Immagino che vengano prima del solito. Condizionale presente. The conditional is used to talk about things that would happen or would be true under certain conditions. Example: verrei se potessi. I would come if I could. It is also used in requests and offers. Verresti con me? Would you come with me? Here is the condizionale presente of venire.
where we see once again the double R in the stem, like we saw in the future simple. Io verrei, tu verresti, lui, lei verrebbe, noi verremmo, voi verreste, loro verrebbero. Verrebbe domani, se sei d'accordo. Verremmo subito, ma non possiamo. Verresti da noi questa sera? Veniamo a casa. Now let's have a look at a few places we can come to. As a general rule, we use the same combination of prepositions and nouns used with the verb andare. Veniamo a scuola. Veniamo a casa. Veniamo a teatro. Veniamo a letto presto. Veniamo a ballare. Veniamo al lavoro. Veniamo al mercato. Veniamo al cinema. Veniamo al mare. Veniamo allo stadio. Veniamo al ristorante. Veniamo in pizzeria. Veniamo in montagna. Veniamo in campagna. Veniamo in palestra. Veniamo in chiesa. Veniamo in banca. We can say where we are coming from by using the preposition da instead of in and al. Vengo dal cinema. I'm coming from the cinema, meaning the place where I was before coming here. Finally, a few idiomatic expressions with venire. Veniamo al dunque. Venire fuori con. Non venire fuori con delle scuse improbabili. Don't come up with unlikely excuses. Venire bene o male. To say that something turns out good or bad. La torta è venuta bene, ma l'arrosto è venuto male. Venire alle mani, to fight, to brawl. I ragazzi sono venuti alle mani. Venire incontro a qualcuno, to make a compromise to meet someone's need. Vienimi incontro e fammi uno sconto. Venire a patti con qualcuno, to come to terms, to compromise. Sono venuti a patti e hanno risolto il problema. Venire a capo, to get to the bottom of something, to make sense, to figure out. Non vengo a capo di questa situazione, non so come fare. Venirne fuori, literally to get out of something, often figurative. Questo software è complicatissimo, non ne vengo fuori. Venire a noia, to be boring or annoying. Questa gente mi è venuta a noia. Venire al dunque, to cut to the chase, to come to the point. Luigi parla per ore senza venire al dunque. Venire in mente, to come to mind. Non mi viene in mente nessuna buona ragione per rimanere. Mi viene da ridere. I feel like laughing and probably I can't avoid it. Venire is used with indirect object pronouns to mean that we feel like doing something like an urge without having a complete control on it. Mi viene da piangere. Mi viene voglia di andare via. Mi viene un'idea. Siete venuti a capo di questa lunga spiegazione? Could you make sense of this long explanation? Mi viene un'idea. Venite a trovarci sul sito e scaricate il PDF con gli esercizi. I really hope that now you feel more confident about the verb venire and its uses. If you do, please show us some love and subscribe to this channel. E naturalmente vi aspettiamo su Twitter. Venite a trovarci!